Se siete stanchi di innaffiare manualmente le vostre piante, ma non volete allo stesso tempo rinunciare al piacere di un bel balcone fiorito, allora seguite attentamente questo video, poiché vi darò un'interessante alternativa all'odiatissimo annaffiatoio manuale. Ora, se il vostro balcone o terrazzo è dotato di un rubinetto dell'acqua, allora la soluzione più immediata sarà quella di acquistare uno sdoppiatore a due vie al quale andremo ad applicare un timer per irrigazione, dal quale poi partirà successivamente l'irrigazione capillare di ogni vaso. Ma questa è una situazione un po' limite, poiché solitamente balconi e terrazze non sono dotati di un'uscita addizionale dell'acqua. Ma se il vostro terrazzo è dotato di una presa elettrica ed è coperto dal wifi che ormai copre abbondantemente ogni zona della nostra casa, allora vi mostro un'interessante alternativa che potrete realizzare da soli con una modica spesa e soprattutto con elementi facilmente reperibili. Passiamo ad analizzare tutto l'occorrente. Ci servirà appunto un recipiente, un secchio, un annaffiatoio, un vaso, un qualsiasi recipiente che riesca a contenere una quantità considerevole d'acqua. Poi il tutto si basa su una piccola pompa sommergibile d'acquario. La potete trovare in qualsiasi negozio di acquariologia oppure anche su Amazon. Poi in descrizione vi lascerò il link per acquistare questa che ho provato io. Successivamente ci servirà una presa intelligente di queste wifi che possono essere comandate e controllate comodamente dal nostro smartphone. E questo è un elemento indispensabile, ovvero è il raccordo 91073 della Klaber, che serve per connettere il tubo della microirrigazione a quello del tubo di linea. Segnatevi questo codice poiché questo piccolo accessorio è indispensabile, dovrete acquistare precisamente questo, costa 1,90 €, lo trovate in qualsiasi negozio di ferramenta oppure anche su online, ma online il costo è sicuramente maggiore. Poi ci servirà il tubo capillare per la diffusione dell'acqua, dei gocciolatori che andranno a distribuire l'acqua nei nostri vasi e delle deviazioni, degli snodi, sempre per completare il sistema di irrigazione a goccia. E poi ci servirà un piccolo pezzetto di tubo, un comune tubo in gomma, per connettere appunto la pompa al sistema di irrigazione a goccia. Ed infine ci servirà un piccolo tappo di plastica. Il passo successivo è quello di prelevare un piccolo pezzetto del nostro tubo, scartare il nostro raccordo e prelevarne uno. Lo inseriamo da un lato ok, l'altro lato ora dovrà essere attappato poiché l'acqua dovrà uscire unicamente dal nostro piccolo foro della micro irrigazione, quindi preleviamo un altro piccolo pezzo di tubo che provvederemo a tappare con un qualsiasi tappino. Attappato, e provvediamo a chiudere. Ok. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere, ovvero l'ingresso che andremo a collegare alla pompa. Ok. L'acqua verrà aspirata da questa apertura, dal filtro posto sulla parte frontale della pompa, e verrà espulsa tramite il piccolo foro della microirrigazione.
A questo punto non ci resterà che collegare il tubo della micro irrigazione direttamente ai nostri vasi. Iniziamo ad assemblare l'impianto. Vi consiglio di partire dall'ultimo vaso o fioriera che intendete irrigare. Ora io procederò molto rapidamente a titolo di esempio, ma voi sarete sicuramente più precisi. Vi consiglio infatti di assicurare il tubo capillare con delle fascette lungo tutta la ringhiera, così che non possa muoversi accidentalmente. Continuiamo a collegare tutti i vasi aggiustando la lunghezza ed inserendo le deviazioni ed i gocciolatori al centro di ogni vaso. Ripetete l'operazione per ogni fioriera ed ovviamente dovrete scegliere la potenza della pompa in base alla quantità di piante che desiderate irrigare ed alla lunghezza totale dell'impianto. Il passo successivo sarà quello di collegare il tubo capillare alla nostra piccola pompa da acquario, che poi andremo ad inserire all'interno del contenitore ripieno d'acqua. Ed ora non ci rimane che collegare la pompa alla nostra presa Wi-Fi, che poi andremo a programmare a seconda delle nostre esigenze. Ok, alcuni piccoli accorgimenti per ottimizzare la realizzazione di questo piccolo impianto fai da te. Io ho utilizzato un innaffiatoio, ma potete comodamente utilizzare qualsiasi tipo di recipiente purché facilmente trasportabile, poiché andrà comunque riempito. E soprattutto se andrà a contenere una quantità considerevole di acqua che vi durerà per parecchi giorni, allora sarà molto importante chiuderlo in qualche modo, onde evitare che l'acqua evapori troppo velocemente, oppure ad offrire un interessante rifugio per le zanzare. Quindi se non volete essere invasi dalle zanzare vi conviene sigillarlo durante il periodo di utilizzo. Un altro consiglio: nel caso il contenitore sia a vista, scegliete un contenitore gradevole, che può essere un vaso o un recipiente anche di plastica, però gradevole se deve rimanere a vista. Se può essere nascosto dietro qualche arredo, allora potete utilizzare anche un comunissimo secchio. Ultimo avvertimento è ovviamente quello di non lasciare mai il serbatoio completamente a secco, poiché una volta impostato il timer la pompa continuerà a partire quotidianamente, quindi partendo e lavorando a secco per molto tempo la piccola pompa rischia di rompersi. Quindi magari mettetevi un timer una volta alla settimana, controllate che il livello dell'acqua sia abbondantemente sopra quello della pompa. Bene, anche per questo video è tutto. Se vi è piaciuto e se ne avete tratto giovamento, vi invito a lasciargli un like e ad iscrivervi al canale per altri contenuti interessanti sul mondo del giardinaggio. Grazie per aver guardato, al prossimo video.